Roma è la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo. Il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, è espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo. Roma è la città dei papi e della cristianità. La capitale ospita infatti la città del Vaticano, sede dello Stato Pontificio e punto di riferimento per milioni di fedeli nel mondo. Cuore pulsante della piccola città-stato è la Basilica di San Pietro, capolavoro dell'architettura italiana e prezioso scrigno di opere d'arte. Sono le 11 del 27 maggio 2014. Inaspettatamente assistiamo alla visita di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ogni volta che parte chiede alla Madonna la protezione, al ritorno la ringrazia per la buona riuscita. È appena arrivato dalla Terra Santa. L'emozione è grande, cerco di riprenderlo destreggiandomi in mezzo alla gente. Alzo la videocamera e una moltitudine di braccia protese lo saluta, lo fotografa, lo chiama. Lui sorride e saluta tutti. Ogni tanto si sofferma ad accarezzare un bimbo, poi prosegue verso l'icona bizantina della Vergine, Salus Populi Romani. Porta con sé un mazzo di fiori da donare alla Madonna. La basilica papale, l'unica ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, fu fondata da Papa Liberio, nel luogo indicatogli da una miracolosa visione di una nevicata estiva, ma solo verso la prima metà del V secolo fu eretta per volontà di Papa Sisto III. Il magnifico pavimento cosmatesco, lo splendido soffitto a cassettoni dorati e la serie di riquadri a mosaico con storie del Vecchio Testamento sopra entrambi i colonnati sono solo alcune delle opere fatte dal XII al XVII secolo. La vasta abside è rivestita da un grandioso mosaico con l'incoronazione di Maria, di Jacopo Torriti. La confessione sotto l'altare maggiore custodisse la statua orante di Pio IX e il reliquario in cristallo realizzato da Luigi Valadier, dove sono riposte le reliquie della culla della Natività. All'interno della Cappella Sistina i monumenti sepolcrali di Pio V e Sisto V sono del Fontana. Sull'altare la veneratissima icona bizantina della Vergine del XIII secolo. A pochi passi da Santa Maria Maggiore, attraverso un ingresso laterale si entra in uno dei luoghi più affascinanti di Roma, è la Basilica di Santa Prassede. Edificata da Papa Pasquale I nel IX secolo. Ammiriamo subito il particolare disegno dello splendido pavimento e lo sfolgorio dei mosaici in fondo alla navata. Intorno alle pareti notevole l'effetto scenico dato dalle molte pitture. In mezzo storie della passione di Cristo. Nell'abside centrale l'insieme dei mosaici non ha eguali nel Medioevo romano. Cristo contornato da angeli e santi, temi dell'Apocalisse.
La cappella di San Zenone fu costruita da Pasquale I come mausoleo della madre Teodora. Possiede la volta completamente rivestita di mosaici a fondo oro. Non sorprende che sia stata definita il Giardino del Paradiso, un ambiente pieno di incanti, la più squisita cappella decorata con mosaici che vi sia a Roma. Piazza San Giovanni in Laterano racchiude sia la basilica che il palazzo omonimo. Al centro l'obelisco di Thutmosi III, proveniente da Tebe. Costanzo II nel 357 lo trasportò a Roma. La basilica di San Giovanni in Laterano è la cattedrale di Roma, la più antica basilica dell'Occidente. Fondata nel IV secolo dall'imperatore Costantino, fino al 1309 fu residenza papale. La basilica ha 5 navate, quella centrale ha il soffitto a cassettoni e intorno alle pareti è ornata da statue dei 12 apostoli. In fondo alla navata centrale, magnifico l'altare papale, sormontato dallo spettacolare baldacchino gotico, opera dell'architetto Giovanni di Stefano. Sopra, chiuso da una fitta grata in oro, i reliquari delle teste dei santi Pietro e Paolo. Nell'abside, fatto restaurare da Papa Leone XIII, c'è l'enorme mosaico raffigurante la Vergine, con intorno i santi, al centro la croce di Cristo e la colomba dello Spirito Santo. La cattedra papale è decorata con marmi policromi e con bassorilievi. Il chiostro, circondato da graziose colonne di marmo intarsiato, sono di stile cosmatesco. Fuori, a lato della basilica, l'edificio che racchiude la Scala Santa. La reliquia sarebbe stata portata a Roma da Sant'Elena, madre di Costantino. I fedeli percorrono la scala in ginocchio, fino ad arrivare alla grata della celeberrima cappella del Sancta Sanctorum. Il Colosseo, chiamato dagli antichi romani Anfiteatro Flavio, il più famoso e imponente monumento della Roma antica, nonché il più grande anfiteatro del mondo. La costruzione fu iniziata dall'imperatore Vespasiano e completata dal figlio Tito nell'80 d.C. L'inaugurazione durò 100 giorni e circa 9.000 animali e 2.000 gladiatori furono uccisi durante l'evento. Al suo culmine ospitava 80.000 spettatori. Trionfale era l'ingresso dei gladiatori che da una galleria sotterranea collegata direttamente alla caserma venivano accolti come veri e propri eroi. Davanti al podio rendevano omaggio all'imperatore salutandolo con Ave Cesare, morituri te salutant! In origine,
Il Foro Romano era uno spazio dove si svolgevano molteplici attività della città. Era un luogo di incontro e dove si faceva il mercato. Fra le sue rovine, attraversate dalla Via Sacra, vi sono tra gli altri l'Arco di Tito, la Basilica di Massenzio, la Curia, la Basilica Emilia e il Tempio di Vesta. L'estensione del foro andava dal Campidoglio al Quirinale. L'area cambiò forma a partire dal 200 a.C. con l'edificazione di palazzi per l'amministrazione pubblica e della giustizia. Situato tra il Tevere e il Campidoglio, il Teatro Marcello è forse il più antico teatro giunto fino a noi. La sua costruzione fu iniziata da Cesare, ma terminata da Augusto nell'11 a.C., dedicandolo al suo defunto nipote Marcello. Di lato, antiche colonne del Tempio di Apollo Sosiano. Vicino la sinagoga dell'antico quartiere ebraico. A far da sfondo alla facciata delle terme di Diocleziano, la bella fontana delle Naiadi, in Piazza della Repubblica. L'entrata tipica della Basilica Santa Maria degli Angeli non lascia intendere minimamente la straordinaria ricchezza architettonica e artistica dell'interno. Voluto da Papa Pio IV nel 1561, fu progettata da Michelangelo, che integrò l'edificio sacro nelle terme di Diocleziano, senza alterarne la struttura. All'interno della basilica si resta sorpresi per la maestosità e solennità. Magnifica la pavimentazione con i preziosi marmi policromi, l'enorme organo a canne, le ricche cappelle affrescate, le bellissime statue, le tombe degli eroi della Prima Guerra Mondiale come il generale Diaz. Curiosa la grande meridiana, sulla quale si regolavano gli orologi di Roma fino al XIX secolo. Ci incamminiamo verso il centro. Lungo il percorso, molti i punti di interesse. Santa Maria della Vittoria è nota soprattutto per la stupenda statua del Bernini, raffigurante la celebre estasi di Santa Teresa d'Avila. Stupendo l'interno, ricco di ori e stucchi, e con la gran volta meravigliosamente affrescata dal Cerrini. Sempre del Bernini, la stupenda fontana del Tritone, in piazza Barberini. Fu commissionata da Papa Urbano VII Barberini nel 1642. Progettato da Carlo Maderno, anche il palazzo Barberini fu ultimato dal Bernini e dal Borromini. Di quest'ultimo la stupenda scala elicoidale, più squadrata quella del Bernini.
In un incrocio trafficatissimo sono immerse le 4 fontane e la facciata di San Carlo, capolavoro barocco del Borromini, che con genio e creatività ha dato luce e ampiezza alla struttura nonostante il piccolo spazio. La piazza prende il nome del Palazzo del Quirinale, simbolo dell'unità d'Italia e della sua lunga travagliata storia. Vi hanno soggiornato una trentina di papi, poi i re sabaudi e dall'avvento della Repubblica tutti i nostri presidenti. Grandiosa la fontana dei Dioscuri, di età imperiale e proveniente dalle terme di Costantino. In mezzo l'obelisco, che in origine ornava l'ingresso del mausoleo di Augusto. La bellissima colonna è stata eretta in onore di Marco Aurelio, rilievi con segni di battaglie e guerre combattute allora dai Romani, sotto il comando dell'imperatore. Incastonata nel centro storico di Roma, la Fontana di Trevi appare d'incanto in tutta la sua bellezza. Progettata dal Bernini, fu completata da Nicola Salvi nel 1762. Il palazzo che fa da sfondo è quello dei Duchi di Poli. La fontana divenne famosa in tutto il mondo quando Anita Ekberg ci camminò dentro nel film La dolce vita. Marcello, come here. Hurry up. Sei bella Roma, nel tramonto, quando l'arancia rosseggia sui 7 colli e le finestre so tanti occhi che te sembrano di quanto sei bella. Del Colosseo, vedo la santità del cupolone e sto più vivo e sto più buono, non te lascio mai, Roma capoccia del mondo infame, Roma capoccia.
capoccia. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Una carrozzella va con due stranieri, un robbi vecchi te chiede un po' de stracci, li basteracci, so signori, io ci sono nato a Roma, io t'ho scoperta. Il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto con il nome di Vittoriano, viene anche spesso chiamato Altare della Patria, da quando esso accoglie il milite ignoto. La grande scalinata detta Cordonata, insieme alla piazza del Campidoglio, furono progettati da Michelangelo nel 1536. La piazza ha forma di trapezio, è abbracciata su 3 lati al Museo Capitolino dal Palazzo Senatorio e dal Palazzo dei Conservatori. Al centro la coppia della statua equestre di Marco Aurelio. La nascita dei Musei Capitolini viene fatta risalire al 1471, quando il Papa Sisto IV donò al popolo romano un gruppo di statue bronzee di grande valore simbolico. All'interno delle varie sale sono tantissime le opere che sono custodite. Tra le più importanti troviamo la Sala di Annibale, con le decorazioni risalenti all'inizio del Cinquecento, che figurano scene ed episodi delle guerre puniche. Gli affreschi che ricoprono la Sala dei Capitani riproducono episodi esemplari di coraggio e valore degli antichi romani. Intorno varie sculture dello Spinario. Sala degli Orazi e Curiazi. Affreschi con scene di combattimento, ritrovamento della lupa, ratto delle Sabine e la statua di Papa Innocenzo X. La Sala dei Trionfi. Fregio affrescato raffigura il trionfo di Lucio Emilio sul re della Macedonia Perseo. La lupa capitolina, con la sua straordinaria forza evocativa, rappresenta il simbolo della città. La statua di Venere Squilina risale alla prima età imperiale. Sotto la grande cupola vetrata, il leone che azzanna il cavallo rappresenta il simbolo della forza e la grandezza di Roma. Stupendo il monumento equestre dedicato all'imperatore Marco Aurelio. Sarcofago, che rappresenta la caccia cinghiale di Calidone, l'eroe Meleagro e la dea Artemide. Da un originale di Fidia, la statua di Amazzone ferita. Origini greche del secondo secolo a.C., la statua di Amore Psiche. Accanto al Campidoglio, la basilica di Santa Maria in Aracoeli, eretta nel VI secolo sulle rovine del tempio di Giunone.
Inaugurata nel 1700, l'imponente Galleria Colonna aveva lo scopo di impressionare i visitatori e di stordirli per la ricchezza delle opere e di ricordare a loro le vicende più importanti della famiglia, prima tra tutti la vittoria contro i turchi del 1571 nella battaglia di Lepanto, grazie alla flotta di Marcantonio Colonna. Su uno dei gradini d'accesso, ancora da bella mostra di sé, una palla di cannone, sparata dai francesi durante le vicende belliche dell'Ottocento. Il grande scrigno in ebano e avorio raffigura scene della vita di Gesù e nella parte centrale riproduce il Giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina in Vaticano. La sala del trono è dedicata a Papa Oddone Colonna. Ha il trono rivolto al ritratto papale. Era riservato alle visite dei papi. Non è una collezione statica, ma anzi viaggia parecchio. Quindi ci troviamo nella sala della cappella dove sono raccolte le collezioni di arazzi, sempre del principe Lorenzo. La visita prosegue all'appartamento della principessa Isabel Colonna, gran dama di corte, intelligente, colta. Dopo la caduta della monarchia si era trovata a sostituire Maria José come regina supplente. Morì nel 1984 all'età di 94 anni. Le sale del nobile appartamento sono ricche di storia e di opere d'arte meravigliose. Tiziano, Bruegel, Tintoretto, Guercino, Carracci. Che rappresenta il pasto molto semplice di un contadino. Un contadino che addirittura si lascia il cappello in testa. Vedete che lui rappresenta. Sotto la terrazza del Pincio, Piazza del Popolo è luogo di fiere, giochi e manifestazioni popolari. Bella e grandiosa ha al centro la fontana con i leoni e l'obelisco Flaminio. Ai lati le altre fontane di Nettuno e della Dea di Roma. Le chiese gemelle di Santa Maria in Montesanto e dei Miracoli aprono le vie più famose. L'Ara Pacis è l'altare eretto nel 13 a.C. per celebrare la pace stabilita in tutto il mondo romano da Augusto dopo le imprese di Spagna e Gallia. È stato ricomposto nel 1938 con i frammenti originali. Come sempre, Piazza San Pietro è gremita di gente, pellegrini e turisti da tutto il mondo che con devozione e interesse culturale attendono ore per entrare in San Pietro.
Durante la sosta si ha modo di contemplare e godere del capolavoro fatto dal Bernini, che con lo sonografico ovale del colonnato simboleggia l'abbraccio della Chiesa verso i suoi fedeli. La Basilica di San Pietro è il principale tempio di tutti i cristiani del mondo, un richiamo irresistibile per i pellegrini da ogni parte del globo. Eretta da Costantino nel 324 sul luogo dove si trovava la tomba di Pietro. Fu ricostruita nel XVI secolo ad opera di Michelangelo e Giacomo della Porta. Sono tantissime le opere d'arte custodite. La Pietà di Michelangelo. La cupola di Michelangelo sovrasta il baldacchino in bronzo di Lorenzo Bernini. La statua di San Pietro di Arnolfo di Cambio. Il corpo esposto all'adorazione dei fedeli del Papa Giovanni XXIII. Tomba di Alessandro VII del Bernini. Altre tombe di pontefici. Prenotati i biglietti, saltiamo la coda ed entriamo nei Musei Vaticani, fondati da Papa Giulio II nel XVI secolo. Sono la collezione di opere d'arte accumulata nei secoli dai pontefici. Le opere, di valore inestimabile, non hanno paragoni nel mondo. L'esposizione comprende più di 7 km di sale e gallerie. Ogni anno il museo viene visitato da oltre 5 milioni di persone. Il Museo Chiaramonti, fondato durante il pontificato di Pio VII, fu allestito e ordinato dal Canova. Raccoglie sculture, fregi e sarcofagi di età romana e greca. La sala rotonda del Museo Pio Clementino ospita molte opere, tra cui l'enorme vasca di Porfido trovata nella Domus Aurea di Nerone. Splendida la Galleria degli Arazzi. L'interessante Galleria delle Carte Geografiche. Raccoglie varie mappe topografiche dell'Italia. Appartamenti di Pio V. Impressionanti e fantastici gli affreschi delle 4 stanze di Raffaello. Nella prima sala è rappresentato Costantino, che abbraccia la religione cristiana. Grande affresco della battaglia tra Costantino e Massenzio. Battesimo di Costantino. La visione della croce. La stanza di Eliodoro raffigura l'intervento divino che protegge la Chiesa e i santi.
Incontro di Leone Magno con Attila. La cacciata di Eliodoro dal Tempio. La stanza della segnatura, il soggetto è l'armonia tra i valori dell'antichità e il cristianesimo. La scuola di Atene rappresenta molti artisti contemporanei a Raffaello, come Michelangelo e Leonardo da Vinci. L'ultima stanza è quella dell'incendio di Borgo tra il 1514 e il 1517. Mostra Leone IV spegnere l'incendio con il segno della croce. La battaglia di Ostia. L'incoronazione di Carlo Magno. Immagini di repertorio ci introducono in uno dei più famosi tesori artistici della città del Vaticano e del mondo. La Cappella Sistina, inaugurata nel 1483 da Papa Sisto I. Fu affrescata completamente da Michelangelo, che ispirandosi al Vecchio Testamento fece un'opera rivoluzionaria e meravigliosa. Sulla volta è rappresentata la Genesi. Alla parete, di fronte all'altare, il giudizio universale. Noi siamo amiche che ya disponemo un carro e meglio vino de sti castelli e della zozza società. Quando il vino è bello, ci arriva il gozzo è bello, al gargarozzo è bello, c'è panfilozzo è bello, per palla corta, per palla breve. Piazza Navona è una delle più belle e famose piazze di Roma. La sua forma è quella di un antico stadio. Venne costruita in stile monumentale per volere di Papa Innocenzo X. A metà del Seicento furono costruite la chiesa di Sant'Agnese in Agone, realizzata dal Borromini, e le 3 magnifiche fontane. Costruita al centro di Piazza Navona da Gian Lorenzo Bernini nel 1651, la Fontana dei 4 Fiumi concretizza lo straordinario supporto per un obelisco egizio. Le 4 colossali figure impersonano i grandi fiumi della terra, il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio della Plata. All'estremità della piazza le altre 2 fontane, la Fontana del Moro con Tritone, realizzata su bozzetto del Bernini. Il bacino e la vasca della Fontana di Nettuno è di Giacomo della Porta, mentre del secolo scorso sono stati aggiunti i gruppi scultorei.
Quando si arriva alla piazza della Rotonda si rimane sorpresi da tanta bellezza. Le case colorate, la gente che si rilassa, la fontana cinquecentesca con l'obelisco egiziano e poi di fronte il monumento romano meglio conservato, il Pantheon. La cupola e il tempio, costruito più di 2000 anni fa, è imponente e straordinario. Costruito da Adriano, è dedicato al culto di tutti gli dei. Nel 1870 è divenuto sacrario dei re d'Italia e accoglie le spoglie di Vittorio Emanuele II, Umberto I e Margherita di Savoia. Santa Maria sopra Minerva sorge sulla piazza omonima, con al centro un elefante marmoreo che sorregge un obelisco egizio del VI secolo a.C. L'interno, di forme gotiche, stupisce per la ricchezza delle opere d'arte. Sono custodite le reliquie di Santa Caterina da Siena, la statua di Cristo con la croce di Michelangelo, la cappella Carafa di Filippino Lippi e la tomba del pittore Beato Angelico. Spoglia del caratteristico mercato, Piazza Campo dei Fiori perde un po' del suo fascino. La piazza è tristemente famosa per essere stata luogo di esecuzioni. Giordano Bruno fu l'ultimo ad essere giustiziato nel 1600. Palazzo Farnese fu costruito all'inizio del Cinquecento per Papa III. Oggi è sede dell'ambasciata francese. Al di là del Ponte Sisto si entra nel quartiere di Trastevere, famoso per ristoranti e osterie e pittoresco e caratteristico. La Basilica di Santa Maria in Trastevere fu la prima chiesa dedicata a Maria. La torre, il portico con arcate e la bella facciata con mosaici del XII secolo la rendono stupenda. L'interno, ampio e splendente, è a 3 navate, con pavimento cosmatesco, ricco soffitto ligneo e le colonne architravate provenienti dalle terme di Caracalla. Nella conca dell'abside, mosaico di Cristo e la Vergine, tra santi e Papa Innocenzo II.
opera del Cavallini, i riquadri a mosaico con la vita di Maria. La breve attesa a Santa Maria Maggiore sta per finire. Papa Francesco I sta uscendo dalla cappella e ringrazia sempre la Madonna prima e dopo ogni viaggio. Commovente la devozione e l'entusiasmo che la popolazione esprime verso il suo Papa e alla Chiesa cristiana, che da millenni, insieme al patrimonio artistico e culturale, ha condiviso la storia di Roma, una città unica ed eterna.